Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. In tanti mi hanno chiesto informazioni su questo misuratore di ESR mio, che è già tanto che ce l'ho, e mi hanno chiesto come l'ho fatto, com'è, se facevo vedere come è fatto dentro, se facevo vedere come eventualmente realizzarlo, perché i misuratori analogici sono un pochino per certe cose più pratici, meno precisi ma più pratici di quelli digitali che impiegano più tempo poi per fare la misura. Qui è veramente più istantaneo. Lo schema, non ho inventato niente, è uno schema classico, l'ha pubblicato uno anche in Nuova Elettronica, è stato ripreso, lo dirò più volte nel corso del video, in più salse anche dai altri youtuber, sia italiani che esteri. E in questo video io lo smonto, vi faccio vedere come è fatto dentro. È un video propedeutico, sarà diviso in due. Qui vi faccio vedere come è fatto, poi farò un altro video dove vi faccio vedere lo stampato, come montarlo, come tararlo e la realizzazione. Lo faccio in collaborazione con PCBWay, pubblicherò il file Gerber sul sito di PCBWay, potete andare a scaricarvelo là, oppure potrete prendere direttamente il circuito stampato da loro e vedere un attimino quello che volete fare. Comunque metterò tutti i dati sul sito, e qualche circuito stampato ce l'ho ancora, se qualcuno non ha voglia di ammattire magari me lo chiede, e sicché niente, seguite questo video, vedete intanto come è fatto il misuratore di ESR e poi nel prossimo video si vede la realizzazione più approfondita. Allora, eccolo qui, questo è il mio misuratore di ESR. Ho montato un potenziometro esterno per l'azzeramento, ho usato questo tipo di strumento dove ho fatto la scala, metterò a disposizione anche la scala di questo strumento, così chi lo vuole rifare uguale può usare direttamente la scala già fatta, non ha bisogno di mettersi qui e ritarare tutta la scala da microampere in ohm praticamente. Ci ho messo l'interruttorino d'accensione e ci ho messo anche questo porta componenti, non so come si chiama questa presa qui. Comunque tutti questi qui sono in parallelo e le altre pedine sotto in parallelo, in maniera che quando si mette il componente fra qui e qui lo posso misurare direttamente fermandolo qui. E qui invece ci sono le due boccole se uno vuole usare due coccodrilli o due puntali per misurare sul posto. La spia di accensione, la spia se il condensatore è in perdita. Dietro ci ho realizzato un vano portabatteria, tutto fatto a mano, praticamente l'ho fatto con il laser. Ho realizzato una scatolina interna, ora lo apro e poi ci vediamo. E ora fatemi dedicare qualche secondo di tempo a PCBWay, che come sapete è il mio fornitore di fiducia per quanto riguarda i circuiti stampati e anche lo sponsor di questo video. Ho appena finito di assemblare questo circuito stampato, che è un prototipo di un progetto che farò vedere prossimamente. Come vedete, quando il circuito stampato è ben realizzato fa tutto un altro effetto, perché ha un'apparenza professionale, anche se, ripeto, questo qui è solo praticamente un prototipo. E se non avete voglia di assemblarli come ho fatto io, potete farveli inviare direttamente montati con i componenti che decidete voi. Se poi dovete assemblare dei componenti SMD piccoli come questi, farseli montare è ancora più conveniente. Datemi retta, fate come me, servitevi anche voi da PCBWay. Ecco qua, è lo sportellino, c'è la batteria dentro, dopo vi faccio vedere di là, e ci ho messo anche una presa a 12 volt perché se scaricasse la batteria lì per lì uno non c'ha la batteria, ok, lo può alimentare direttamente a 12 volt. Vediamo se mi casca. Lo apro,
la scatolina che avevo, e poi gli ho fatto tutto il resto io praticamente. Anche questa qui ovviamente è realizzata a laser, il sopra l'ho appiccicato sulla scatola e le scritte sono fatte tutte a laser, e diciamo ci sono 2 video che spiegano come le faccio. Eccolo qua. Qua c'è il microamperometro ovviamente, il potenziometro multigiri che mi serve per l'azzeramento, ci ho messo un potenziometro multigiri, e qui c'è, diciamo, la presa che vi avevo detto, le 2 boccole, l'interruttore, il circuito stampato che ne metterò uno disponibile, e lo metterò anche, diciamo il file Gerber su PCBWay, perché lo facciamo in collaborazione questo video. E nel prossimo video vi spiego sia come montarlo sia come tararlo. Qui c'è il vano portapile, anche quello realizzato in maniera molto artigianale e incollato, la presa come vi ho detto, e sotto c'è il circuitino di stabilizzazione, perché questo circuito ovviamente va a 9 volt e io sfrutto una presa per un alimentatore classico a 12 volt. Lo rimonto un attimo. Vi faccio vedere un attimo il funzionamento, tanto poi lo vedremo, diciamo, in dettaglio. Questo è semplicemente un video propedeutico per farvi vedere come è fatto il mio di strumenti. L'ho appoggiato provvisoriamente su una scatolina di legno che avevo e ovviamente è acceso. Per l'azzeramento si prende un condensatore tipo 1000 microfarad, 2200 microfarad, si mette dentro, un condensatore sicuramente funzionante. Si regola, ora io sono fuori parallasse, non lo vedo male, diciamo si regola comunque questo potenziometro per portarlo sullo 0, e poi si va a fare la misura. Serve per gli elettrolitici questo qui, non serve per altre cose. Come vedete è velocissimo. Come si mette il condensatore, lui se ne va subito in fondo, misura le SR. Questo è un condensatore da 4,7 microfarad, è normale che abbia un ESR che è un pochino più alto dello 0. Già con un condensatore da 100 microfarad siamo veramente prossimi allo 0. Ovviamente se il condensatore è 2200 o 1000, 2200 o ancora più su di capacità, praticamente deve andare sullo 0, perché hanno sicuramente un ESR inferiore all'ohm. Io ve l'ho fatto vedere così, diciamo, in maniera veloce. È un piccolo video di presentazione, poi dovete vedere il video più lungo dove vi spiego la realizzazione dello stampato, diciamo, e come dico, e compagnia cantante. Sicché questo video intanto termina qui. Spero di avervi messo un po' di curiosità per andare a vedere, diciamo, il video successivo. Allora, questo piccolo video propedeutico è finito. Io spero vi sia piaciuto come ho realizzato il mio dimisuratore di ESR. Spero che ne fate uno altrettanto, voglio dire, funzionale, più bello del mio, perché è facile farlo più bello del mio, e che abbiate trovato spunto per farne uno ad hoc per voi. Nel prossimo video vi farò vedere il circuito stampato, come si monta, e eventualmente le tarature, e si prova un attimino insieme il misuratore sul campo. Sicché pertanto vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!